Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato a tutti i nuovi giocatori di Train Simulator che stanno ancora scoprendo questo mondo e che magari non sanno che ci sono svariati modi per giocare a questo simulatore. Direi di partire subito con i metodi più convenzionali per i giocatori, ovvero mouse e tastiera. La stragrande maggioranza di noi usa questo metodo, permette di giocare con fluidità, non si hanno eventuali problemi di incompatibilità con le mod ed in linea generale uno dei motivi più importanti è il totale controllo del treno. Di fatto con mouse e tastiera è possibile interagire con tutti gli elementi del treno, tra cui i pulsanti, le leve ed inoltre la gestione delle varie telecamere è molto più semplice ed immediata. Il secondo metodo è quello del gamepad, una buona alternativa se non si vogliono utilizzare mouse e tastiera. Ovviamente i comandi sono molto più limitati dato che i pulsanti sono pochi, quindi svariate volte bisogna ricorrere alla tastiera per magari premere qualche funzione speciale non contenuta all'interno del pad. Se ancora non avete acquistato il titolo e preferite appunto giocare con questa periferica, allora vi consiglio di comprare Train Sim World, che almeno secondo me è decisamente più accessibile da questo punto di vista, tant'è che hanno pubblicato la versione apposita per console. Sul mio canale potete trovare anche il confronto tra TS e TS World in caso siete indecisi su quale titolo acquistare. Il terzo metodo che vi sto per dire già è un po' più professionale e si comincia ad entrare nel settore delle persone che sono molto più interessate a questi tipi di titoli. L'utilizzo di periferiche esterne adattate al simulatore. Anche per questa cosa vi dico subito che ho già fatto un video tutorial a riguardo perché di base il simulatore non legge in alcuna maniera periferiche esterne, quindi tocca ricorrere a software esterni, ma dopo aver imparato l'utilizzo di quest'ultimi le soddisfazioni sono tantissime. Io ricorro proprio a questo metodo e come potete vedere dal video utilizzo le leve del Flyyoke System che originariamente vengono usate per Flight Simulator e soprattutto uso la pulsantiera Side Side Panel Control originariamente per Farming Simulator ed è una periferica molto importante anche su Train Simulator per quanto riguarda me, perché così posso inserire svariate funzioni, telecamere e tanto altro, oltre all'apposito stick analogico poi che uso per ruotare la visuale, veramente tanta roba. Con il quarto metodo poi parliamo invece di un interessante controller chiamato Rail Driver Desktop. Sono vari anni che è in vendita, personalmente io non ce l'ho, ma in linea generale ne ho sentito parlare bene. So che è abbastanza costoso perché giustamente è di nicchia, ma cari ragazzi, se volete una periferica dedicata a questo mondo che sia già configurata, super funzionante, che non vi dia problemi e soprattutto è ufficiale, beh, credo che questa sia l'unica soluzione. Quinto ed ultimo metodo, che è sicuramente il migliore per chi dei treni ne fa la sua passione più grande. Parliamo di apposite postazioni artigianali, o se avete possibilità di spendere anche professionali. Per quanto riguarda quelle artigianali si spende pure poco volendo, ma ci vuole tanta pazienza, ingegno e creatività, dato che dovete costruirvela da soli. Un esempio è quella del mio caro collega di simulazione Andrea, dal gruppo Train Sim Italia, che vi consiglio di iscrivervi se siete appassionati di Train Simulator. Andrea ha fatto una postazione molto interessante e funzionale. Eccola qui in azione. Per quanto riguarda invece le postazioni professionali, in questo caso i costi aumentano vertiginosamente. Avete presente le super postazioni dedicate all'aviazione? Beh, quelle dei treni stanno più o meno a quel livello. Questi tipi di postazioni vengono acquistate e costruite soprattutto per persone che lavorano nel settore, per scuole di addestramento e così via. Ma sono varie le persone che hanno inserito lavori del genere direttamente a casa loro. Comunque ragazzi, adesso ritorniamo alle cose classiche aggiungendo un piccolo bonus. Nel vostro caro setup potete anche aggiungere un secondo schermo su cui ad esempio inserire la mappa del vostro tragitto in tempo reale.
In questo caso dovete ricorrere a un software chiamato Third Rails Map e una volta configurato potete mettere la finestra con la vostra mappa in tempo reale che segue il treno su un vostro secondo schermo. Il prossimo video che farò sarà proprio un tutorial riguardo a ciò, quindi iscrivetevi al canale se volete saperne di più. Cari ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto dal mondo dei simulatori e alla prossima! Ciao a tutti!